Alcuni di voi sotto alcuni video che ho anche portato recentemente si sono lamentati che i prezzi di Godot, soprattutto di certi flash abbastanza importanti, sono decisamente troppo alti. È vero sotto certi punti di vista, ma nel video di oggi non voglio discutere di questo, voglio solo portarti l'alternativa al V100, che è un flash top di gamma per quanto riguarda i flash Speedlight di Godot. Eccolo qui, un flash che è uscito l'anno scorso, e dal momento che c'è l'alternativa più economica, e quando dico economica sono 100 euro di differenza, oggi ti vado con piacere a portarti la recensione di questo flash di Neewer che si chiama esattamente Z3R, uno Speedlight con la testa tonda, potenza massima 100 watt, un display completamente touch a colori con la nuova interfaccia e con le caratteristiche molto simili al V100. Quindi segui questo video soprattutto se sei alla ricerca di un flash Cobra Speedlight che ha una potenza decisamente importante. Z3R, ragazzi, attualmente è il top di gamma di flash Speedlight di Neewer, ma non solamente perché è quello più potente, anche perché ha tutte le caratteristiche che troviamo sui flash top di gamma di altre aziende. E attenzione, perché vedo ancora un po' di confusione tra alcuni di voi. Quando parliamo di Neewer non dobbiamo per forza pensare che abbiamo il classico flash cinese. Abbiamo prodotti più economici, però abbiamo anche prodotti di qualità, e ti posso garantire, proprio perché ho recensito diversi flash in diversi anni, e quando parlo di anni ormai siamo arrivati quasi a 10, ho visto che questa azienda è cresciuta moltissimo. Ok, è un video in collaborazione, però come al solito io sono sempre trasparente, e se decido di portare una recensione di un prodotto è perché sono convinto di quello che dico, non perché mi pagano. Detto questo, allora, come i flash più completi abbiamo la possibilità, oltre di utilizzarlo in camera, anche di utilizzarlo in modalità master, e come vedete abbiamo la possibilità di controllare eventualmente fino a un massimo di 3 flash. E questi 3 flash non devono essere per forza flash di Neewer, possono essere tranquillamente anche dei flash di Godot. Supponiamo che hai la D200, la D100 Pro o il V1, non lo so, il nuovo V1 Mid, ecco che con questo flash lo puoi controllare tranquillamente. E eventualmente, se vuoi proprio un controllo totalmente off camera, la soluzione è quella che ti consiglio di prendere proprio questo trigger, che è fatto decisamente molto bene, come dico nella recensione molto meglio dell'X3, proprio perché è anche più grande e ha dei tasti fisici che non troviamo nell'X3. E poi eventualmente anche in questo caso, se proprio non vuoi rinunciare al tuo trigger di Godot, lo puoi controllare anche off camera con il tuo trigger. Cosa c'è di interessante in questo Z3R di Neewer, questo nuovo Speedlight che ha una potenza di 100 watt? Ecco, la prima novità è esattamente la potenza che potrei ottenere con un normalissimo Speedlight. Vi porto la mia esperienza di utilizzo di circa un anno proprio con Godot V100, che praticamente è molto simile a questo modello che ti porto nel video di oggi, con la differenza che hai un risparmio di oltre 100 euro. Quindi se sei alla ricerca di uno Speedlight potente e soprattutto più economico, guarda questo video fino al termine. Anzi, uscirà anche una seconda parte, anzi un secondo episodio, dove andremo a vedere più da vicino esattamente il menu, anzi faremo uscire anche una terza parte dove andremo a provare off camera soprattutto, e perché no anche in camera. Comunque, partiamo innanzitutto dalla potenza 100 watt, che rispetto a un tradizionale Speedlight già potente, come il modello che ti ho recensito alcuni mesi fa, Z2 Pro, ha una potenza in quel caso di 76 watt, qui abbiamo 100 watt, e la differenza è esattamente di poco meno, ma di poco, di uno stop. E credetevi, uno stop di differenza quando parliamo di Speedlight è molto importante, e ti dico il motivo soprattutto che io ritengo importante avere questo stop di differenza. Quando sei all'aperto
e vuoi utilizzare proprio questo flash in camera e vuoi utilizzare una lente molto lunga, un tele, supponiamo esattamente un 135, come faccio io molte volte, quindi chiudo la parabola e voglio fotografare una coppia o una modella a figura intera e stando ancora più lontano, ecco che avendo un flash con una potenza da 100 watt fa la differenza rispetto al tradizionale flash da 76 watt. Poi ovviamente se fotografi internamente va tranquillamente bene il tradizionale flash da 76 watt, però avere uno stop di differenza può essere decisamente molto utile, quindi devi valutare te in base alla tua esperienza se ti può tornare utile o meno. Per quanto riguarda alcuni dettagli di questo flash, praticamente rimane la testa più diffusa negli ultimi anni, cioè la testa circolare. Quindi praticamente abbiamo uno zoom che parte da 28 fino a 105 mm e eventualmente se hai acquistato accessori magnetici in precedenza perché ti sei comprato Z1, Z2 Pro o hai un flash con la testa tonda di Godos, li puoi utilizzare tranquillamente proprio in questo flash. Abbiamo la modalità ovviamente manuale che puoi gestire tranquillamente da questo ampio display o eventualmente quando sei off camera dal tuo trigger. Abbiamo la modalità TTL, possiede la funzione TCM, quindi trasforma la potenza in TTL in manuale. Abbiamo la funzione anche multi e abbiamo anche la fotocellula nella parte anteriore, quindi la modalità slave S1 S2. Come vedi ho collegato questo cavo a spirale proprio in questo connettore che troviamo in questo Z3R. Non tutti i flash sono disposti a ricevere proprio il ProPack, questa batteria che ti consente di andare a ridurre i tempi di ricarica del flash. Senza questa batteria praticamente se scatti alla massima potenza dovrai attendere 1 secondo e 7 come esattamente il tempo che troviamo nel V100, però possiamo ridurre questo tempo se possiedi questa batteria perché scendiamo quasi a 1 secondo e 3 se utilizziamo un solo cavo con una sola uscita. Dico questo perché se prendi il cavo AY e vai a utilizzare anche la seconda uscita del ProPack possiamo andare a ridurre ancora di più il tempo di ricarica, quindi ci avviciniamo quasi a 1 secondo e quindi capite bene che da 1 secondo e 7 che dovrai attendere, passare quasi a poco più di 1 secondo, il tempo si va a ridurre di molto e quindi capisci bene che quando supponiamo vai a utilizzare il flash a 1 mezzo, a 1/4, praticamente il tempo di ricarica è quasi istantaneo. Questo display che è decisamente fatto molto bene. Non ti voglio dire che è una meraviglia, perché in questo caso vince Godos, proprio perché abbiamo un display OLED, qui abbiamo un display TFT, però abbiamo un'interfaccia molto migliorata perché cambia rispetto a Z2 Pro, perché anche abbiamo un flash completamente con un display completamente touch al 100%, quindi puoi modificare non solamente la potenza ma anche entrare nel menu e cambiare ovviamente tutti i settaggi direttamente dal display. E ti posso dire con tutta onestà, proprio perché ci ho giocato un po', il touch funziona bene e non me l'aspettavo, non ho visto lag, non si è mai bloccato, il dito anche quando è un po' umido in questo display risponde molto bene. Parliamo anche di visibilità, anche se non ho avuto possibilità proprio di provarlo sotto il sole, tantomeno quello dell'estate, ma non avrai problemi anche perché in questo caso rispetto a Z2 Pro puoi aumentare la luminosità e quindi supponiamo che lo andrai a utilizzare d'estate sotto il sole, credimi, avendolo proprio nella slitta della tua fotocamera a meno di 30 cm dai tuoi occhi non avrai problemi di lettura, questo te lo posso garantire. Però per tutti gli amanti dei tasti fisici, meno male che Neewer ha lasciato un tasto che considero decisamente molto importante, cioè questo switch che ti consente di passare velocemente dalla modalità manuale a TTL,
Abbiamo ovviamente anche l'immancabile tasto per fare il test del flash e abbiamo anche questo tasto che è sempre comodo, che ti consente proprio di aprire il menu per cambiare proprio modalità, quindi o utilizzare il flash completamente off camera, basta avere un trigger non solamente di Neewer, ma va benissimo anche eventualmente, se lo possiedi, un trigger di Godos, e eventualmente lo puoi utilizzare sempre nel corpo macchina, ma in modalità master, e controllare altri flash direttamente proprio da questo grandissimo display. Ovviamente ragazzi è inutile nascondere che è pesante, perché come esattamente il Godos V100 pesa 6,5 etti e si sentono, non sto dicendo il contrario. Se possiedi una 6007 A7C come il sottoscritto, praticamente avrai difficoltà perché va a sbilanciare tantissimo, ed è proprio per questo che il V100 l'ho sempre utilizzato, sono sincero con voi, proprio con la Sony A7 IV, proprio perché essendo così pesante, insomma, è giustamente meglio avere anche una fotocamera che ha un grip decisamente migliore. Dalla parte opposta abbiamo altri tasti fisici, soprattutto il tasto di accensione, basta tenerlo premuto e praticamente sei già operativo perché il bot è super veloce. Abbiamo anche un tasto fisico, serve per accendere, come vedi, la luce pilota. In questo caso è impostata con la luce pilota nella testa, perché abbiamo due luci pilota, cioè abbiamo anche il LED nella parte frontale, che in questo caso sono due, quindi eventualmente dal menu puoi selezionare che si accendono questi LED quando vai ad attivare questo tasto a tuo piacimento. Diciamo che la potenza è maggiore con questi due LED, la temperatura praticamente è di 3300 Kelvin, quindi stai attento quando utilizzi il flash perché vai a scombussolare proprio la temperatura colore. Poi abbiamo anche una Type-C nel telaio del flash e questa serve solamente per aggiornare il firmware, non serve per ricaricare la batteria, perché nella nuova batteria che troverai proprio in questo flash hai una Type-C dedicata, quindi non hai bisogno di dock per ricaricare la batteria, quindi basta essere in possesso di un normale caricabatteria, perché in dotazione non lo troverai, e ci impiegherai più o meno 2 ore e mezza se la batteria è completamente scarica per effettuare la ricarica al 100%. Abbiamo 3000 mAh, ti dà la possibilità di ottenere 550 lampi alla massima potenza. C'è un'altra cosa importante che devi essere a conoscenza. I concorrenti come Godos in questo caso, soprattutto negli ultimi flash che ha fatto uscire, specifica che i loro flash hanno il nuovo sistema di raffreddamento che consente di avere una maggiore autonomia, cioè più lampi consecutivi senza che il flash entri in protezione. La stessa cosa già la troviamo anche con Neewer, con Z2 Pro, e la troviamo anche qui. Praticamente quando parliamo di 100 watt e scatterai alla massima potenza, ottieni 60-70 lampi senza che il flash entri in protezione, ok? Quindi consecutivi, dobbiamo sempre attendere 1 secondo e 7, però non ci sono ovviamente pause perché il flash si sia surriscaldato. Ti ricordo che uscirà anche un video dedicato al menu, che non faremo oggi, sennò diventerebbe decisamente troppo lungo questo video, e andremo a vedere com'è facile con questa nuova interfaccia andare a modificare tutti i settaggi che puoi andare a modificare proprio con questo nuovo Z3R. Parliamo di prezzi e poi ti saluto, te lo prometto. Allora, costa 300 euro sul sito ufficiale, su Amazon più o meno abbiamo lo stesso prezzo, leggermente più alto ma di poco, quindi valutate voi dove vi trovate meglio. Se comprate dal sito ufficiale, oltre a pagarlo meno, dovrete sì attendere qualche giorno in più, parliamo di massimo 4-5 giorni lavorativi, spediscono dalla Germania, non ci sono dazi doganali, avete sempre 14 giorni di recesso se il flash non vi piace e avete le stesse garanzie di sostituzione per malfunzionamento che avete ovviamente su Amazon, quindi decidete voi.
Facciamo anche un paragone di prezzo con il V100, che attualmente è il flash che costa di più quando parliamo di Godos, 400 euro, ha un display OLED, questo va detto, però qui abbiamo un display TFT che fa il suo buon lavoro e abbiamo tutte le funzioni che troviamo nel V100, ok? Casomai farò un video, vediamo se vi interessa proprio anche delle differenze tra questi due flash. Comunque 100 euro secondo me non sono affatto pochi, soprattutto anche perché l'aspetto più importante, la potenza rimane la stessa, i tempi di ricarica sono gli stessi, la durata del lampo più o meno è la stessa. Ricordo ancora una volta che se siete utenti Godos potete tranquillamente usare sia Godos che Newer nello stesso set con gli stessi trigger, e quindi motivo in più per pensare di acquistare questo nuovo Z3R. Ok ragazzi, ricordo che uscirà quasi sicuramente, soprattutto adesso che entriamo in primavera, un backstage dove lo andiamo a utilizzare soprattutto all'aperto. Ciao, e se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti.